Voge Valico 525 DSX arriva con furore dalla Cina. Scopriamolo insieme perché è un tema molto interessante sul futuro dei marchi che proprio arrivano dall'estremo oriente. Per presentarsi questa crossover con ruota anteriore da 19 pollici lo fa nel migliore dei modi, con un pacchetto di accessori offerto di serie a un prezzo super interessante. Parto con ordine: ruota anteriore da 19 pollici tubeless. Interessante la valvola di gonfiaggio spostata e ruotata di 90 gradi, poi dischi della Nissin, forcella Kayaba, luci a LED, full LED, proiettori di supporto anabaglianti. Poi ci spostiamo nella zona del cruscotto, abbiamo un display TFT, parabrezza regolabile, sempre in questa zona troviamo l'USB, presa USB, presa a 12 volt, leve regolabili, l'ho già segnalata però, forcella Kayaba e monoammortizzatore regolabile nel precarico, traction control e ABS disattivabile, roll bar e, per chiudere in bellezza, anche il cavalletto centrale. 6.290 euro, in questo momento disponibile sul mercato a 5.990 euro. Scopriamo se è un valore veramente interessante e se sono soldi ben spesi. È proprio il caso di dirlo, la Voge Valico 525 DSX è una bella scoperta. Gli elementi offerti di serie non lasciano dubbi se pensiamo al valore d'acquisto, cui si aggiungono dati della scheda tecnica che le danno di diritto l'accesso all'area delle moto vere. Ci ha stupito la qualità costruttiva, le lavorazioni dei materiali e mi riferisco ad esempio ai carter motore, piuttosto che l'attenzione che è stata rivolta a chi deciderà di guidarla con una posizione di guida in grado di aiutare le taglie sotto il 1,75 m. È chiaramente una moto che, a dispetto della cilindrata e della potenza, non teme il viaggio e le lunghe percorrenze, anche se il serbatoio ha una capacità di carico di 16,5 litri, che tradotte in chilometri ne garantisce quasi 400. Con la nostra guida abbiamo rilevato un consumo di poco più di 23 km con un litro, ma si può sicuramente fare meglio. Sempre in tema di viaggio, valida la protezione dall'aria, ma non dispiacerebbe un cupolino, non presente in catalogo, più ampio e alto. Già, ciclistica e posizione in sella sono le aree in cui la Valico prende i voti migliori. Le quote sono da maxi moto a partire dall'interasse, ma il vantaggio è di avere un peso decisamente contenuto, traducibile in buona stabilità nella guida e grande facilità nelle manovre. Parto da due dati fondamentali che sono l'altezza della sella a 815 mm, che permette ovviamente di salire comodamente. Io sono alto 1,78 m e tocco con entrambe le piante dei piedi per terra, e il peso che abbiamo rilevato in studio di 212 kg. Cosa trovo posizionandomi in sella alla Voge 525, la Valico? Sostanzialmente una comodità e una facilità di utilizzo pensata proprio per chi magari decide di fare il salto di qualità a livello di cilindrata, dimensionamento delle moto e soprattutto peso, perché quando si inizia ad andare in coppia con una moto di grossa cilindrata il bilanciamento dei pesi è estremamente importante nella guida di tutti i giorni. Trovo una posizione molto raccolta, mi piace il manubrio, largo il giusto con una bella piega, segnalo a mio avviso forse rispetto alla mia altezza, quindi a come guiderei di solito, che la sella 815 mm è un pochino bassa, non tanto nelle manovre nel traffico dove è comodissima e si tocca, come dicevo appunto prima, benissimo con entrambi i piedi a terra, ma nella guida poi di tutti i giorni lontano dalla metropoli verso magari destinazioni dove bisogna percorrere almeno un centinaio di chilometri. L'angolo della gamba che genera la distanza tra pedana e sella è decisamente chiuso, l'avrei preferito un po' più aperto per rendere un po' più confortevole la guida. Per il resto molto ben azzeccata anche la scelta del cupolino, che si regola facilmente semplicemente sollevandolo e abbassandolo. Protegge discretamente bene, velocità di crociera intorno ai 125 km/h per evitare che il motore entri nella zona sui 6.000 giri dove vibra molto, e quindi piuttosto confortevole anche per un lungo viaggio. Vi faccio vedere anche la facilità con la quale si aziona e si posiziona la moto sul cavalletto centrale, che è offerto anche in questo caso di serie, complice anche il peso relativamente ridotto. Zona passeggero, anche questa abbiamo analizzato e c'è stato Stefano Cordara con me a fare da secondo in questa occasione. Segnaliamo due cose: le pedane sono molto alte, il che significa che c'è poca distanza tra sella del passeggero e pedana dove si appoggiano appunto i piedi, che anche in questo caso, come indicavo per chi guida, comporta
la riduzione dell'angolo molto stretto, quindi l'angolo della gamba che alla lunga magari potrebbe essere non proprio confortevole, e le maniglie che rispetto alla posizione del sedere insomma sono molto vicine e si fanno fatica a tenere, però sono belle robuste e funzionano molto molto bene. Mi piace segnalare, e lo ritengo un valore aggiunto, la qualità della seduta sia del guidatore che del passeggero, bella sostenuta, confortevole, non cedevole, e secondo me anche per i lunghi viaggi funziona bene. Proseguiamo. Entro nel merito dell'analisi della guida partendo dal motore, 494 cm3, motore bicilindrico parallelo, ha dei fortissimi richiami al bicilindrico di Honda, dal quale credo che abbiamo preso più di uno spunto per realizzare appunto il motore della Valico, 47,6 cavalli e circa 45 Nm di coppia. Dati che fanno chiaramente intendere quale sia il reale potenziale dinamico di questa crossover cinese, che ha dalla sua parte una economia di utilizzo straordinaria, perché si riescono a percorrere comodamente dai 22 ai 23 km con un litro di carburante in un mix di autostrada e strade di collina, dove la stiamo provando oggi appena sopra la zona di Montalto Pavese, una zona meravigliosa anche fuori stagione come adesso, che ti fa venire voglia di andare a guidare, e che però inevitabilmente, considerato il peso tutto sommato contenuto, dicevo 212 kg che abbiamo rilevato, in certe circostanze mostra il motore il limite di prestazione, che è naturale aspettarselo. Del resto con poco meno di 50 cavalli, se la pensiamo usata in coppia magari con i bagagli al seguito, ogni manovra importante come può essere un sorpasso rapido va un po' più ragionato. Detto questo, il motore ha una bella erogazione, il regime migliore in cui sfruttarlo va dai 4 ai 5500 giri, anche se nel sottocoppia è tutto sommato dignitoso come comportamento. Se si sceglie la marcia giusta, e qui entra un po' in gioco anche la sensibilità e l'orecchio di quando si guida, si ha sempre a disposizione un bel tiro che ti permette di guidare fluido in mezzo alle curve. Comportamento in autostrada, segnalo che a 6.000 giri siamo a 130 km/h spaccati. Conviene guidare e mantenere una velocità di crociera leggermente più bassa, intorno ai 120-125 km/h, per evitare che il motore inneschi una serie di vibrazioni che si sentono sulle pedane, un po' sulla sella, poco sul manubrio, ma che alla lunga, soprattutto su una lunga percorrenza, potrebbero dar fastidio. Guida: apprezzata la scelta tecnica di equipaggiare la Valico con forcella Kayaba e monoammortizzatore, che però è regolabile con ghiera e non con pomello. La forcella non è regolabile, e una scelta di equipaggiamento tecnico di primissimo livello, a partire dai freni Nissin, che sono sicuramente un elemento utile per la sicurezza, avendo anche a disposizione poi un ABS disinseribile e un traction control disinseribile. Dimenticavo, molto importante anche in tema prestazioni, la doppia mappatura disponibile per la Valico, una Sport e una Eco, quindi per scegliere il modo migliore per guidare. Dal punto di vista della ciclistica trovo soluzioni estremamente razionali e funzionali allo scopo che ha appunto la Valico. La forcella Kayaba si comporta meglio nel guidato, come in questo contesto a mio avviso, che non in città, dove tende a rimanere un filino alta, soprattutto nella prima fase in cui si incontrano i piccoli ostacoli. Mi è piaciuto molto la regolazione del monoammortizzatore, sia da solo sia in coppia, nel senso assorbe, non spinge mai eccessivamente, un comportamento neutro che, sempre nella logica del comfort, si rivela di buon livello. Per la nostra prova abbiamo deciso di equipaggiare la nostra Valico con le Michelin Anaki Adventure, una gomma pensata proprio per le crossover o le maxi enduro, nello specifico 110-80-19 all'anteriore e 150
70-17 al posteriore, quindi misure assolutamente standard. Quello che ci è piaciuto, al di là dell'intaglio molto interessante, i pieni vuoti che raccontano chiaramente lo spirito adventure di questo pneumatico, è il comportamento in questa giornata dove la temperatura non si sta spostando dai 4 gradi centigradi. L'anteriore mi piace soprattutto per il comportamento della carcassa, rigida al punto giusto. Io ero rimasto ancora ai pneumatici di penultima generazione della casa francese con una carcassa molto morbida e si aveva sempre un po' la sensazione che la moto si muovesse, una bella rigidità, una bellissima sensazione in ingresso curva, in piega, anche su asfalto bagnato e soprattutto nei punti in cui la strada rimane in ombra, che è la condizione peggiore che può incontrare un motociclista. Posteriormente il 150-70 ha un bellissimo supporto per l'uso anche in coppia, quindi confortevole, non è troppo rigido. Noto con piacere che entrano rapidamente in temperatura per la facilità con cui si affronta subito le prime curve, ma perché immediatamente il sensore della pressione pneumatici indica la differenza di 2 decimi di bar che si rilevano dopo aver percorso pochi chilometri. Il posteriore, comportamento molto buono, nessun intervento del traction control, la potenza ovviamente non è grandissima, stiamo parlando di poco meno di 50 cavalli, però anche a moto piegata, apertura del gas e risposta molto buona. Direi che in questo caso promosso la vorrei provare anche su una cilindrata maggiore. È il momento di tirare le conclusioni, di essere il più analitici possibili nel ragionare su questo prodotto che arriva dalla Cina, ma ha tutta la concretezza di contenuti, la qualità anche costruttiva, da buona europea entry level. Attenzione quindi, la premessa è: i cinesi stanno arrivando e lo stanno facendo con stile, con competenze e con tecnologia. Hanno saputo copiare negli anni, ma Voge con la Valico DS525X dimostra che lo si può fare anche in modo molto accorto e delicato, presentando un prodotto che potrebbe piacere. L'abbiamo parcheggiata per strada più di una volta e ha incuriosito molti abituati a vedere moto di grossa cilindrata e a stupirsi del fatto che fosse soltanto una 525, cioè una 490 e rotti centimetri cubi, ma di fatto una moto fatta e finita. Cosa mi è piaciuto? Sicuramente la facilità di guida, la semplicità, l'altezza della sella, la triangolazione pensata un po' per tutte le taglie, forse quelli un po' più piccolini si troveranno meglio, la più che dignitosa protezione dall'aria e anche la scelta di avere un display ben leggibile, forse un po' manga nell'aspetto, ma funzionale perché riporta tutte le informazioni, compreso il sensore che indica la pressione degli pneumatici. Cosa migliorare? Beh, il cambio con una risposta un po' più precisa, qualche vibrazione in meno al motore, un on-off che si sente ancora in modo molto marcato, soprattutto quando teniamo la mappatura sport. La frenata, morbida sì, funzionale alle frenate d'emergenza, però un po' più di mordente non guasterebbe. Insomma, prepariamoci a conoscere un po' più del dettaglio. Se volete sapere qualcosa in più di questa Voge Valico DS525X, scrivete qua sotto, perché di temi ce ne sono talmente tanti da raccontare e da sviluppare che vi aspettiamo. Al prossimo video, ciao!